Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Quando torna il narcisista da te e come tornerà da te? Questo è un tema originario di 2D, narcisismo e amore. Ed è personale anche il tema di dopo quanto tempo un narcisista torna, mio personale copyright del 2017. Prima di tutto, se non lo conosci, questo canale è giusto che tu sappia, se vorrai avvalerti del mio supporto. È il primo canale ad avere trattato migliaia di temi prima inediti sul narcisismo patologico. Qualsiasi tema trovi attualmente trattato nel web lo troverai trattato ampiamente, prima proprio da me personalmente e il più delle volte proprio anche appunto in maniera inedita, quando ancora non si parlava praticamente quasi per nulla di narcisismo e non si sapevano tantissime cose di cui ora grazie a questo canale si parla molto, a partire dal silenzio punitivo, vari temi legati appunto al narcisista, torna sempre, quando chiude definitivamente, l'intimità, la sessualità del narcisista, la donna narcisista e così via, tantissimi altri temi. E proprio per questo ho avuto a che fare con tantissime vittime, con migliaia di vittime di manipolatori, soprattutto narcisisti, ma anche di personalità narcisistiche, di tanti che così si sono presentati a me e insomma ho aiutato fin qui tantissime persone in un percorso di comprensione prima, di liberazione poi quando non di gestione ottimale dei rapporti con persone difficili, quando non narcisiste, border, istrioniche, eccetera. Sulla tematica dei ritorni trovi diverse playlist sul canale, quindi quello che non ti dico qui lo troverai in tantissimi altri video. Sul fatto, ad esempio, che un narcisista quando torna come nulla fosse, come anche questo ho spiegato in modo anche molto esteso altrove, questo perché lo fa un narcisista? Lo fa perché dà per scontato che tu sia lì disponibile per lui, ma non solo per questo. Non dimentichiamo, per esempio, infatti, che il narcisista è un conquistatore navigato, per non dire anche nato, e ha la seduzione, la capacità di attrarre a sé connaturata in lui, per lo più. E quindi sa bene che non è il caso, per esempio, di rivangare sulle cose passate, ma andarci sopra, e su questo è davvero bravo. E potrà in questo modo farti credere che veramente non sia successo nulla di grave tra voi e che sia stato naturale chiudere, così quanto è naturale poter riprendere una relazione là dove si era lasciata più o meno in sospeso, o anche ricominciarla da un punto di ripristino precedente, oppure ancora ricominciare da zero, anche se lui sarà sempre lo stesso, sarà sempre la stessa persona, non sarà cambiato, ma anche solo il fatto che lui sia tornato da te e in modo anche appunto così tranquillo come nulla fosse, che farà scattare dentro di te dei pensieri, si insinuerà in te l'idea che chi lo sa, magari potrebbe anche essere cambiato, potrebbe essere cambiato qualcosa in lui. Ma attenzione appunto a questa idea che scatta in te quando un narcisista fa ritorno, quando si ripresenta da te come nulla fosse. Quando torna quindi un narcisista e perché torna? Torna innanzitutto per rifornirsi emotivamente, perché magari è una fase di solitudine sentimentale o di stanca. Magari si sta stancando della relazione che ha in corso e poi è curioso di appurare che tu sia ancora disponibile per lui. Certamente c'è e ci può stare anche questo, ma poi dipende anche dal modo in cui vi siete lasciati e se tu, ad esempio, non hai magari provato in ogni modo a salvare il rapporto dando al narcisista ogni forma possibile di conferma della tua presenza e del tuo amore per lui, magari anche esagerando in questo. Ecco, in questo caso sappi che lui torna perché è veramente a corto di rifornimento emotivo e ha pur bisogno di trovarlo in qualche modo. E quindi proprio per questo magari ha pensato a te e proprio te perché sa che potresti essere a disposizione, lì pronta ad accoglierlo e finché non troverà di meglio, insomma, avrà te.
Quindi cerca di considerare bene i perché del suo ritorno, perché se vai a chiedere a te stessa questi motivi, puoi avere certamente delle risposte. Le tue sensazioni il più delle volte non sbagliano e devi quindi anzi proprio per questo imparare a fidarti delle tue sensazioni. Fai affidamento a quello che senti. Quindi il tempo del ritorno di un narcisista è dettato da diverse varianti che concernono anche la sua inclinazione personale, ad esempio ad avere relazioni più o meno lunghe. Se si tratta di un caso come questo, cioè di un narcisista che comunque tende ad avere relazioni più prolungate, più durature, in questo caso potrà ripalesarsi a te anche dopo molto tempo, quando cioè la nuova relazione andrà deteriorandosi, andrà in crisi e quindi lui sentirà nuovamente il bisogno appunto di rifornirsi emotivamente. Se invece sai che lui ha avuto prima di te molte relazioni, magari lo sentivi parlare di molte ex, i tempi in questo caso potranno essere molto minori, i tempi ovviamente di un possibile ritorno, di un ripalesarsi del narcisista. Anche se naturalmente, come ho spiegato in tanti altri video, c'è anche il caso che un narcisista non faccia ritorno e naturalmente questo è il caso migliore per te in definitiva. Se hai avuto a che fare proprio con un narcisista o comunque con una personalità molto simile e quindi manipolativa, abusante nei tuoi confronti. I casi comunque sono sempre diversi, anche là dove abbiamo a che fare con un narcisista, quindi con una personalità in fondo piuttosto prevedibile, ma anche in questo caso le variabili sono comunque sempre molte e vanno valutate in base sia appunto alla personalità specifica del determinato, dello specifico narcisista, ma anche del vostro rapporto, delle dinamiche che ci sono state tra di voi nella relazione, da diverse sfaccettature, da diverse situazioni. Le possiamo in caso valutare insieme. Ormai ho visto migliaia di casi e anche alla stregua di questo, oltre che alla mia conoscenza, posso dirti senz'altro cosa puoi aspettarti e anche eventualmente come si può agire in base ovviamente a quelle che sono le tue esigenze e convenienze personali, emotive e psicologiche. Sono sempre felice comunque di leggerti, di risponderti anche qui su YouTube, naturalmente per quello che è possibile in questa sede. Sempre comunque felice di averti tra noi e di sapere anche come stai. Intanto un abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.